gruppo, che sia di persone o di animali, riconosce colui che sta sopra la gerarchia. Talvolta lo fa per libera scelta, ma la maggior parte delle volte per un'imposizione manipolativa, ovvero per azione di persuasione psicoemotiva. Ma chi è colui che gerarchicamente sta sopra? In termini strettamente commerciali è il leader, ma basandoci sul livello di coscienza medio del gruppo preso in considerazione, può essere il capobranco, il dittatore, il re o sovrano, il rappresentante della res pubblica. Ma non sono le condizioni di Cronos e Topos o gli elementi costitutivi del gruppo che determinano la definizione di capobranco o sovrano, ma è il livello di coscienza medio degli individui che lo compongono. Ed è esattamente questo che determina l'influenza o la manipolazione, cioè la capacità intrinseca di saper scegliere liberamente oppure per condizionamento la propria guida, sia essa di una popolazione, di un gruppo spirituale, di una squadra sportiva o di un'azienda. Leader, infatti, è il termine inglese che indica guida, dal verbo to lead, guidare. La scelta della guida avviene tramite l'ascolto attivo di due emozioni principali: il coraggio di essere se stessi manifestandolo, oppure la paura di perdere qualcosa o qualcuno. Gli esseri umani sono simili in essenza, ma diversi in sostanza, e quindi vivono esistenze uniche individualmente. Proprio per questo si sviluppano le cosiddette gerarchie, che non definiscono migliori e peggiori in senso assoluto, ma livelli coscienziali, ovvero capacità di assumersi responsabilità in maniera differente. Tutti siamo in cammino e ognuno, tramite l'individuale vita, è un tassello fondamentale per la stabilità esistenziale. Per convenzione, le gerarchie sono di tipo verticale. In alto stanno gli immortali, ma non in senso di corpo, ma in spirito, che sono integri e consapevoli. In basso invece stanno coloro che, divisi mentalmente, puntano il dito verso il mondo esoterico per la loro condizione. Una maggiore comprensione esoterica individuale comporta una salita nella gerarchia. La guida è chi non ha bisogno di combattere fisicamente per vincere, ma nemmeno a livello emotivo-mentale, poiché ha già decretato dentro di sé la vittoria, mostrando la sua integrità. Per la guida il conflitto non è uno scontro, ma un incontro. L'essere umano che esalta il mondo esteriore lo sta inconsapevolmente idolatrando, conferendogli potere. Per questo ogni sistema è perfetto, sia esso modellato su schiavi o su esseri umani liberi. Il sistema muta quando ci si consapevolizza della situazione e si agisce di conseguenza. Ogni sistema è alimentato dall'energia che emanano gli individui che lo compongono. Chi diviene re di se stesso ottiene il suo regno, comprendendo l'importanza del suo ruolo nella gerarchia. Sigla!